buongiorno. Buongiorno. Ti sei svegliato? Svegliato, siamo già in moto da diverso tempo perché qui è tutto limite 40-60, 40-60, pieno di polizia con i laser, quindi bisogna fare molta attenzione. E dove andiamo? Ma buongiorno anche da parte mia. Andiamo a Casablanca! Città prossima verso sud, come vi dicevamo, a un centinaio di chilometri da Rabat che abbiamo lasciato. E stavamo guardando questo quartiere nuovissimo che è in costruzione, che si chiama Zenata. Ci sono tutti gli uffici di vendita di appartamenti da più prezzi e così per curiosità ci hanno esposto i cartelli fuori. Abbiamo visto che questi appartamenti partono da 590.000 dirham fino a 790.000 dirham. Più o meno va tolto uno zero, quindi da 59.000 euro a 79.000 euro, quelli un pochino più lussuosi. Questo per darvi un po' il polso dell'attività immobiliare che c'è. Considerate che siamo a una ventina di chilometri circa da Casablanca, che non è la capitale, perché la capitale politica vi abbiamo già detto che è Rabat, però diciamo è la capitale finanziaria del Marocco, è la città più estesa e soprattutto è quella che ha il porto con maggiore attività, più grande di tutto il Marocco, un porto sia turistico ma soprattutto commerciale. Siamo ufficialmente entrati in città. Oggi è domenica, siamo in tarda mattinata, il traffico è bello scorrevole, ma la nostra destinazione è il clou della città, ovvero la moschea di Casablanca, chiamata la moschea di Hassan II. Bella imponente, perché pensate ha il minareto più alto del mondo, che raggiunge i 210 metri. E infatti già lo scorgiamo nonostante manchino diversi chilometri. La moschea è sull'oceano, affacciata sull'oceano, e abbiamo letto che c'è un parcheggio proprio adiacente, quindi vogliamo raggiungere quel parcheggio lì, dove lasceremo ovviamente Charlie, e c'è da fare un biglietto. E per visitarla è necessario aderire a una visita guidata, quindi non si può andare liberamente all'interno della moschea, ci sono degli orari prestabiliti ed è l'unica moschea del paese visitabile all'interno. E all'uscita del tunnel, ragazzi, ecco la moschea di Hassan II con il super minareto. Mamma mia. Ma poi col sole, finalmente! Finalmente, dai! No! Lasciato Charlie, abbiamo pagato 20 dirham del parcheggio, 2 euro, e ora alla scoperta di Casablanca e della sua moschea. Abbiamo fatto i biglietti, ora c'è la visita guidata, inizia tra 10 minuti, quindi siamo precisi. Andiamo, quindi là. Di qua. Ha detto entriamo dentro. Guardate che meraviglia, tutta illuminata dal sole, Mamma mia, gigante. è quasi accecante. Avevo anche letto che i colori primari ovviamente sono il verde e questo colore chiaro, tenue, marroncino. Il verde, oltre che essere il colore dell'Islam, è un colore che infonde pace, tranquillità, serenità e quindi è per questo che hanno voluto portarlo, diciamo, nella maggior parte di queste piastrelle. E sul tetto che ha una particolarità incredibile, unica al mondo, si apre perché il sultano Hassan II voleva vedere le stelle. Pensa un po'. E quindi aveva voluto fortemente questo progetto, insomma. Quindi ora vediamo la guida in che lingua parla, perché ci dobbiamo aggregare e non sappiamo, dobbiamo prendere quello che viene. Infatti andiamo dritti all'ingresso.
Wow, wow, wow. Ora aspettiamo la guida e ci apprestiamo a fare la visita. Mi presento, sono Monsef, guida locale, vi darò tantissime spiegazioni man mano a mano. Matrona e i balconi sono state fatte con legno di cedro del Marocco, la città che arriva dopo Fes. Poi il Marocco le chiamano anche la Svizzera del Marocco, i frane proprio al centro di cedro. Tutto sto lavoro che vedete su in alto è stato fatto qui, per terra, scolpito a mano, pitturato con della pittura naturale. Dopo l'hanno raccolto qui e attaccato su. E invece il stucco, il bianco, stucco è stato fatto sul posto grazie a dei migliori artigiani marocchini. E tutto sto marmo che vedi qua sul pavimento viene del sud, tra la città di Agadir e un'altra che si chiama Tafraout. All'inverno, quando fa freddo, questo pavimento viene riscaldato con dei tubi elettrici sotto. Ma questo solo quando si riempie. Mettiamo gran tappeti, sia dentro che fuori. Ma invece all'estate, quando fa caldo e se c'è il pieno qua a 25.000, bisogna dare un'aria fresca alla sala, no? E non so se avete fatto caso, qui dentro non ci sono finestre, nemmeno aria condizionata. Perciò facciamo una cosa spettacolare. Apriamo il tetto. Ora scendiamo al piano inferiore, la sala delle avvoluzioni. Ora guardiamo queste due porte, una e due. Ci sconforta queste due, pesa 10 tonnellate e sono sempre state fatte col titanio decorato con rame. Il bello di queste due porte qual è? Che si aprono in automatico e verticale. Solleva. Siamo nella sala d'abluzione di uomini. L'acqua esce dal mezzo, scorre su questi canali, scende l'acqua così, Fedele prende l'acqua e comincia a fare l'abluzione. Ora vi mostro com'è. Si lavano le mani 3 volte, la bocca 3, naso 3, il viso 3, braccio destro 3, dopo il sinistro 3, gli diamo una sciacquata alle mani, facciamo far passare la testa andata e ritorno. Un momento che mi piace, da mangiare, non da mangiare. No, sono Ramadan oggi. La mia domanda è, mi raccomando, è difficile la domanda. Vi è piaciuto il giro? Sì! Che moschea, ragazzi, meravigliosa!
Che bella, brava la guida e siamo stati bene, diciamo così. Ci è piaciuto tantissimo il tour. Ora qualche foto perché c'è il sole a questo minareto che ti spezza il collo per guardarlo, perché 210 metri, sta roba si vede meglio da lontano. è vero. Ora, finita la visita della moschea, andiamo a vedere il museo. La guida ci ha raccontato tutta la storia di come è stata costruita la moschea. Pensate, in soli 6 anni, lavorando giorno e notte, 24 ore su 24, con una montagna di persone che si sono dedicate a questo lavoro. Artigiani, materiali tutti provenienti dal Marocco, questo ci tengono molto a sottolinearlo, è un vanto per loro, tranne 2 oggetti che sono i lampadari di Murano, lampadari di un'altezza di 10 metri ciascuno, che per fare la manutenzione ci vogliono giorni, hanno detto, per tirarli giù e cambiare le lampade, E il marmo di Carrara, questa volta giochiamo in Toscana, che troviamo sulla porta in direzione della Mecca, verso quale tutti i pellegrini si inginocchiano per pregare. Lì vediamo tutte le bandiere delle nazioni africane che partecipano alla Coppa d'Africa, coloratissime, bellissime, e da questa parte abbiamo l'oceano. Si sta alzando anche un vento molto forte, speriamo che non venga anche a piovere, perché qui il tempo, come vedete, cambia molto velocemente. Guardate il cielo com'è blu. Un minuto fa c'era il diluvio, cielo grigissimo, passato un minuto, cielo completamente azzurro. Da questo lato si vede molto bene il sistema del tetto scorrevole, si vedono i 2 binari sopra i quali scorrono le 2 parti di tetto, una a destra e una a sinistra, permettendo in questo modo l'estate, quando fa molto caldo, di far circolare l'aria e di far vedere il cielo ai fedeli. Perché, come ci ha detto la guida, non c'è aria condizionata all'interno, le finestre non ci sono e quindi sarebbe impensabile di raccogliere tutti quei fedeli in una grande sala, insomma sarebbe soffocante, ecco, per il caldo che fa qui d'estate. E la cosa pazzesca è che d'inverno il pavimento di marmo è riscaldato attraverso il riscaldamento a pavimento. Esatto. È allucinante, incredibile. Infatti la guida ci diceva di percorrere, diciamo, il corridoio sopra i tappeti che mettono loro, perché altrimenti se vai sul marmo è bello freddo. Ovviamente siamo con le calze, perché le scarpe le fanno lasciare all'ingresso. Qualcuno gli ha chiesto come mai si usa nelle moschee di lasciare le scarpe all'ingresso e la guida ha risposto che sono motivi di igiene, perché quando i fedeli vanno a pregare loro si inginocchiano e appoggiano la fronte sul pavimento. Ovviamente viene da sé che se il pavimento fosse calpestato con le suole delle scarpe sarebbe impossibile tenerlo pulito. Ci sono tantissimi tappeti, ma è un motivo prettamente di igiene. Fa parte del complesso della moschea anche la medioteca qui alle mie spalle e il museo della moschea a San Secondo, che però ora hanno chiuso per la pausa pranzo, e allora anche noi facciamo pausa pranzo, torniamo da Charlie, ci mangiamo qualcosina e poi appena riapre veniamo a vedere anche il museo. Siamo entrati nel museo, questa è tutta la mappa della moschea. Questa è la pianta di tutta la moschea con la sala delle preghiere, questo è il minareto con tutte le scale E noi siamo qui. e questo è tutto il complesso. Qui all'ingresso principale a sinistra c'è la mediateca e a destra è questo il museo, noi siamo qua. Qui ci sono tutte le riproduzioni, vedete, i soffitti.
Dentro al museo possiamo ammirare l'arte dello stucco e l'arte del legno, che sono le due tra le tecniche principali su cui verte tutta la manualità marocchina. E l'arredamento di tutta la moschea. Qui possiamo vedere la partenza, diciamo così, di un portale che parte da bianco, calce grezza, stucco è nient'altro che calce ridotta in polvere, lavorata, creata la forma e poi viene dipinta. E questo viene fatto, ci ha spiegato la guida, sul posto. Prima viene creato, diciamo, lo stucco sul posto e poi in secondo momento dipinto. Invece per quel che riguarda i soffitti a cassettoni, come li chiamiamo noi in Italia, vengono fatti sul pavimento, montati insieme, tutti lavorati a mano, decorati. Il legno che viene usato è il legno di cedro, derivante dalle foreste della città di Ifrane, dove poi successivamente andremo. È lì la maggiore concentrazione di foreste di cedro, poi lavorato diventa questa meraviglia. Dipinto, quindi come vi dicevo, al suolo e poi successivamente sollevato e ancorato, esatto, ai soffitti. Una meraviglia. Abbiamo letto anche che normalmente è semplicemente decorato con le pitture, ma a volte gli artigiani si divertono ad usare per impastare insieme, per rendere questo legno un pochino più prezioso, delle ossa, pensate un po', o metalli, specialmente l'argento. Vedete, questo è tutto gesso grezzo ancora da lavorare, che poi piano piano, una volta che viene scolpito, diventa in questo modo. Piano piano viene verniciato fino ad assumere tutti questi colori. Ebbene sì, sono tergicristalli quelli che vedete, perché improvvisamente è arrivato il monsone. Ma come viene? Secondo me ci siamo sbagliati, siamo tipo nelle Filippine, non siamo Sì, in Marocco. per forza. Da un secondo fa che c'era il sole, mega vento, nuvola, e guardate qua quello che si è scatenato. Cioè tutti che corrono, perché nessuno usa gli ombrelli perché c'è anche un forte vento. Quest'anno tempo pazzoide è dir poco. E mentre salutiamo Casablanca vi facciamo vedere un po' di lungo oceano. Non la visiteremo perché è una città molto molto grande, molto caotica, molto complessa, quindi abbiamo deciso di saltarla e di farne altre, ne abbiamo scelte altre, le vedrete poi in futuro. Ora andremo sempre più a sud perché la nostra missione è quella. La missione è sempre più a sud. E voilà, 2 secondi dopo il sole, come se non avesse mai piovuto. Roba da matti. Laggiù vedete il faro. Faremo un po' di sightseeing con Ciarlino, quindi un po' di tour cittadino a bordo del nostro Fido Ciarlino. Tour cittadino a bordo di Ciarlino fa una piega. Ma ora non abbiamo detto dove andiamo. Dove andiamo? Non si sa. Si sa invece. Ah, vabbè. Siccome il frigorifero piange, andremo a visitare il primo supermercato marocchino. E qui costeggiamo il signor Oceano Atlantico. La temperatura è buona, non vi abbiamo detto che in questi giorni piove spesso, ma almeno le temperature sono gradevoli. Al momento ci saranno una quindicina di gradi. Non c'è il sole, ma come apre il cielo si libera, sale la temperatura. Percepiamo veramente il calore del sole, quindi si arriva tranquillamente anche a 18 gradi. Per la contentezza della nostra Martina. C'è il parcheggio per Ma le macchine, se andiamo via. Troppo caos, lo dice anche il grande Puffo e Mickey Mouse, troppo caos. No, che è possibile parcheggiare. Questo è il Marocco Mall, cioè ovvero il centro commerciale gigante, ma la maggior parte parcheggiano qui lungo strada, non c'è un vero e proprio parcheggio, o probabilmente, come accade sempre, sono sotterranei e noi non c'entriamo come altezza, quindi qui su strada non c'è parcheggio. E allora abbiamo deciso di proseguire perché ne abbiamo individuati altri di questi supermercati Marjan
sempre più a sud, quindi questo era il primo tentativo. Eccoci arrivati, parcheggio proprio di fronte all'ingresso, Marjan Market. Qui c'hanno il pesto italiano, 4 euro, un barattolino. Il sugo all'arrabbiata, che è scritto anche bene, piccante, 3 euro. Il sugo della saclà, della cirio, della barilla, guarda qua, 3 euro. 3 euro a pacchetto, ci sta, siamo in Marocco. No, la maionese ce l'abbiamo. Questa è pasta tipica, no? Tutti i legumi disidratati, vedi? Il riso forse va preso, io un riso lo prenderei. C'è quasi tutta intera la scatolina, però possiamo prendere. Però il riso... Addirittura anche il riso Scotti, guarda, però costa tanto. Qui hanno anche le fette biscottate che difficilmente le troviamo in giro. Il tè marocchino, se non ce l'hanno buono qui, guarda questo è il tè nel deserto. Guarda che belle. Qui abbiamo del miele marocchino, questi costano 3 euro a barattolino, ma questi vengono dai 9 ai 16 euro. O che miele è? Origine di Ouazzane, è pregiatissimo, all'arancia, all'eucalipto. Per quanto riguarda il caffè abbiamo questo è arabo tutta la vita, 2,60 euro. E se no c'è il caffè Lavazza, 7 euro. Però uno di questi si potrebbe provare, E nel frattempo c'è l'italiano vero di Toto Cutugno. Toto Cutugno. Mentre facciamo la spesa, ragazzi, no, è troppo forte. Addirittura si trovano i savoiardi, 5,40 euro un pacchetto. Tutti prodotti comunque di importazione, bisogna dire, Qui di locale c'hanno pochissimo. Gastone, però 3,60 euro un pacchetto, quando noi le paghiamo 1 euro. Tutta roba francese e anche italiana. Nesquik, Nestlé. Anche al reparto formaggi abbiamo una vasta selezione. Il formaggio della Galizia. Qui la solita roba congelata, pizze, bastoncini di pesce, patatine. Lì abbiamo il latte. 2,40 euro uno di questi. Infatti c'ha il pane, vedi? Se ne prende uno. Thank you. Usciti dal supermercato abbiamo avuto la conferma che in Marocco conviene andare a mangiare fuori. Sì. Perché l'altro giorno abbiamo speso veramente 4 euro per mangiare a testa, mentre qui alla fine siamo usciti solamente con la carta igienica e due bottiglioni d'acqua grandi, e sì, le salviettine per il bagno, insomma queste cosettine qui, qualche sciocchezza, un pacchetto di caffè, cos'altro? Non basta, 2 uova e abbiamo speso 15 euro. Le uova perché eravamo proprio a zero, poi le compreremo ai mercati locali. Quindi comunque anche questo Marjan non è proprio che sia economico. Tanti prodotti di importazione ci ricorda un po' il Migros, l'abbiamo già detto, della Turchia. Esatto. Che anche lì poi alla fine siamo andati sempre nei mercati, perché insomma non è fattibile fare la spesa nei supermercati come intendiamo noi. C'è da dire che comunque siamo a Casablanca, una grande città, la città più grande del Marocco. Sicuramente nei paesini più piccoli diventa anche più facile anche cercare il mercatino locale, qui c'è troppo caos. Ragione per cui ora faremo un lungo trasferimento verso sud. Aia, registra video. È il guado ora. Il guado qui, mamma mia. Mannaggia ragazzi, questi allagamenti, poverini, guardate qua. Guardate che roba, cioè tutta l'acqua che è venuta. Registra un video. Ragazzi, continuiamo a trovare gli allagamenti. Questo addirittura blocca la strada. Ci fanno passare all'interno del distributore della Shell, perché qui c'è l'acqua molto alta, ma molto alta. Hanno messo anche una sorta di 2 pompe improvvisate per drenare via l'acqua. Poi c'è la gendarmerie che comunque controlla
sta piovendo ininterrottamente praticamente da tanto, da secoli. Ogni giorno viene giù acqua dal cielo. Guado. E c'è l'ennesimo guado. Questo meteo è pazzesco, è incredibile, cioè. Erano 7 anni che non pioveva così tanto in Marocco. È vero, non lo diciamo noi, ma ci hanno ridetto anche altri viaggiatori che in questo meteo così assurdo, con queste piogge monsoniche le chiamo io, perché un pochino piove forte, poi smette, viene il sole. Vediamo un po' lui quanto c'ha. Va bene. Grazie. Inutile dire che Charlie avrà bisogno di una lavata, che è infangato fino a pannelli solari. A pannelli solari, sì. E probabilmente non sarà l'ultimo guado che dovremo affrontare. Guadi e ancora guadi. Ma Charlie, non potevamo fargli 2 pinnette, eh? Io direi Charlie Love Boat. Esatto. Guardate il cielo com'è minaccioso. E vai altro guado. E anche il fiume che stiamo attraversando sul ponte è bello pieno d'acqua. Te le immaginavi te? Senza vedere ciò? Certe cose non si possono raccontare, le parole sono superflue. Scene talmente assurde, inenarrabili, non so come dirvelo, cose che veramente dovreste vedere con i vostri occhi e con la vostra mente. Sì, per capirle a fondo. Per capirle a fondo, perché il traffico, i carretti con gli animali, dire no, ci sono i camion ultra carichi di roba, non rende. Poi quando vedi queste cose al limite dell'impossibile, ai limiti della sopportazione delle sospensioni di un mezzo, veramente ti rendi conto di come qui ogni giorno la vita possa essere difficile, no? E i marocchini abbiamo capito già da pochi giorni essere l'arte dell'arrangiamento e dell'ingegno, perché qui loro riparano tutto, non buttano niente, forse, anzi sono quasi sicura, come i nostri nonni, come era l'Italia tanti anni fa, dove magari non si scialava tanto, non si buttava, dove c'era meno progresso, però la gente era contenta. La gente era contenta e magari riparava di più. Oggigiorno i beni prodotti sono fatti per durare poco, perché il cittadino deve spendere, e questo è una filosofia che adottano tutti gli stati, quasi tutti gli stati europei. Sta scendendo la sera, ma soprattutto il cielo è molto chiuso, quindi nuvoloso. Mancano pochi chilometri e raggiungeremo un campeggio che ci è stato segnalato da dei nostri amici che tra l'altro ci seguono. Ringraziamo tantissimo Stefano e Anna Rosa che ci hanno suggerito questo camping, appunto. Poi il nome magari ve lo diremo più avanti perché non me lo ricordo precisamente. Un campeggio a gestione familiare, vedremo ora com'è messo. Sembra che per arrivarci ci sia una strada sterrata, un po' fangosa, da capire questo un po' quanto possa essere. Penso che non ci siano problemi, siamo abituati. Visto che ha piovuto tutto il giorno. Dove vanno? Barudayin suga suga jamaili marra suga jamaili marra suga jamaili jinena suga jamaili jinena barudayin suga suga jamaili jinena suga
suga jamaili fashir bardayin suga jamaili fashir suga jamaili fashir suga jamaili. Buongiorno. Ma buongiorno. Stamattina tipica colazione marocchina. Siamo qui nella reception bar hall, un po' tutto di questo campeggio, la gestione familiare. E la famiglia marocchina appunto ci ha portato questi pancake belli caldi, come fanno loro sulla piastra, con del miele e il famoso tè marocchino. Siamo arrivati ieri sera e ci siamo fatti anche 2 tagine, una di pesce e una di octopus, Che è il polpo. che è il polpo, buonissime. È vero. E ora facciamo colazione, poi vediamo, magari oggi ci rilassiamo. Qui davanti a noi c'è la spiaggia. Purtroppo questo maltempo ci sta flagellando, non ci molla. Anche oggi è brutto tempo, nuvoloso, stanotte è ancora piovuto e quindi non vedremo probabilmente la spiaggia con il sole, però siamo a Marocco.